Sono uno scultore di Gorizia, ho frequentato l'Istituto d'Arte qui della città e poi l'Accademia di Belle Arti a Venezia. Ho frequentato gli studi di scultori più anziani di me che sono Roberto Nanut e Giovanni Pacor, sicuramente anche per avere un collegamento con quello che era soprattutto il mondo della pietra, no? Perché qua siamo in una zona vicino al Carso, qui abbiamo le cave della pietra di Auresina, del Reppen, Carsico, eccetera, per cui sicuramente la pietra. Poi dopo il legno è anche la mia grande passione, per quello ho frequentato diciamo, parecchi simposi nazionali e internazionali su legno e pietra in area alpina, per cui da qua fino alla Svizzera. Allora, diciamo che la committenza ha richiesto diciamo, dei soggetti molto vincolanti, per cui c'erano dei temi, quattro panchine, quattro scultori, quattro temi legati un po' alla storia della città. A me hanno assegnato questo dell'enogastronomia, per cui c'era insomma, l'uva, il tokai, poi c'era la rosa di Gorizia e c'era anche questo vaso della mostarda del Settecento, per cui la città era rinomata per questa diciamo, composta di frutta che veniva servita con un po' all'austriaca, con i bolliti, eccetera, ed era una cosa che veniva appunto venduta qui da un negozio nel Settecento in Piazza Vittoria, di cui si conserva un vaso ai Musei Provinciali del Castello. Per cui diciamo che in più c'era anche diciamo, la richiesta che questi elementi plastici su questa panchina dovevano suggerire alle persone di sedersi non in linea, ma insomma uno di fronte all'altro per poter dialogare. Bisogna poter appoggiare su magari un vassoio con un bicchiere di vino, per cui c'erano tanti vincoli e io sono rimasto diciamo aderente alla richiesta della committenza e ho semplicemente svolto quello che mi hanno chiesto. Ho scelto la pietra perché secondo me dà una garanzia di durata insomma sì, imbattibile. Diciamo la parte sotto della panchina è un agglomerato di colore grigio, per cui ho scelto questa pietra di Lipica, che è una pietra qua, cavata qua nella Slovenia. È una pietra calcarea che si presta a essere lavorata e si può insomma fare un certo tipo di lavoro, ecco. Ma quest'opera qui, diciamo, si parte dal blocco e il blocco viene tagliato nei pezzi che servono, dopodiché bisogna fare la sgrossatura che si fa normalmente con attrezzi elettrici, per cui dischi da taglio diamantati, e poi si utilizza l'aria compressa con il coturi, che è un martello, diciamo, per scolpire per la parte di sgrossatura, poi si va a mano e si rifinisce poi, dipende dal grado di finitura che si vuole, ma essendo all'esterno non occorre una lucidatura spinta, perché anche poi gli agenti atmosferici di oggi, con la chimica che c'è nell'atmosfera e con lo smog e via dicendo, tolgono il lucido, per cui il lucido non serve. Oltretutto per questo tipo di lavoro, che ha anche un aggancio un po' con la storia, diciamo, era più suggerita una lavorazione tipo tradizionale, per cui la levigatura a mano sì, non troppo spinta, ecco, non troppo lucida. Una parte si fa il lavoro diciamo del marmista, dove c'è la logistica per fare i lavori grossi, dopodiché passa in studio e in studio viene lavorato insomma, nei dettagli, anche nei particolari. La scultura è fatta per essere toccata, tant'è vero che ci sono anche delle attività rivolte per esempio ai non vedenti, no? Con la scultura, di cui abbiamo anche qua in Slovenia appena inaugurato un museo del tattile in questo senso. Per cui sicuramente poterla toccare e poi come è stato richiesto questi elementi che adesso sono, li vedete messi giù ma saranno messi verticali, per cui avranno da questa parte l'appoggio e uno potrà appoggiare lì un vassoio perché ha preso magari adesso immagino che lo metteranno, non so, spero che lo mettano in Piazza Vittoria, lì ci sono un sacco di enoteche anche ben fornite, uno può portare un bicchiere e diciamo godere ecco, di questo elemento d'arredo urbano in maniera completa, no? Magari qualche ragazzino si arrampicherà su, speriamo che nessuno ci scriva su qualcosa perché se no bisognerà dopo andare a grattare, a pulire, ma speriamo che, insomma, che anche
piaccia e che incuta anche un senso di rispetto, ecco. Diciamo, il soggetto che hanno dato a me tocca un punto fondamentale della storia della città e anche diciamo, un po' di quello che è la caratteristica anche dell'Italia. L'Italia è rinomata per la sua diversità nei prodotti non gastronomici, anche per il legame con la terra, per cui qui si parla dell'uva, del vino, si parla della rosa di Gorizia che è comunque un radicchio, insomma si parla di un mondo che è quello contadino, che ancora oggi è sviluppato e che insomma si è trasformato. Noi qui a Gorizia abbiamo anche gusti di frontiera, per cui insomma è un tema sentito e per cui le persone dovrebbero essere curiose della storia. Perché per esempio io, che sono goriziano, non sapevo che Gorizia fosse famosa per la mostarda, pensavo che la mostarda fosse solo quella cremonese o modenese, e invece viene fuori che appunto nel Settecento ogni famiglia aveva a Natale questo mastelut dove tenevano dentro questa frutta un po' piccante, agrodolce per accompagnare le carni. Per cui ecco, se io che sono di Gorizia mi sono trovato disinformato di una cosa del genere, penso che un visitatore che viene da fuori sono belle curiosità e sicuramente poi magari anche la stessa lavorazione della pietra, no? Uno immagina, e invece qui abbiamo avuto negli anni, insomma, anche la zona, mettiamo dentro anche Trieste, perché tutto il Carso, tutta la lavorazione della pietra, gli scalpellini che ci sono stati, insomma, e anche i cavatori e via così, insomma, la pietra è una cosa che si incontra tantissimo, anche camminando in città, tutti gli edifici che hanno una certa storia hanno gli scalini fatti con il repen, che è una pietra molto duratura, sedimentaria, insomma molto adatta a durare nei secoli. Ecco che è una particolarità della nostra zona, difatti si chiama marmo del Carso, non è un marmo, è un calcare, ma insomma diciamo per la durezza è conosciuto. O se devo un materiale proprio che sento nell'animo profondo è sicuramente il legno. Però la pietra, come ho detto prima, è forse più del legno la caratteristica di questi territori, anche se ormai sono mestieri dimenticati. Oggigiorno fanno tutto le macchine, anche dai marmisti. Una volta c'erano i tagliatori di lettere, che comunque erano quelli che alla fine scrivevano nella pietra, anche quello si è perso, per cui purtroppo però è un retaggio nostro, no? Per cui sicuramente la pietra è un materiale, anche perché a me piace lavorare togliendola dalla forma direttamente dal materiale, no? Mentre quella sarebbe, si chiama la scultura per cavare, per togliere, è quella di Michelangelo, invece la scultura per mettere è quella di chi fa i bronzi, per dire, cioè usa l'argilla, mette il materiale, costruisce la scultura, poi fa la fusione in bronzo. Invece legno e la pietra hanno la caratteristica che bisogna, no, tirarla fuori dai tronchi, dai massi, dai blocchi di pietra. Spero che si apprezzi, diciamo, il fatto che un elemento d'arredo può diventare incontro, perché da come saranno disposte queste forme diciamo, sulla seduta, che è sostanzialmente un parallelepipedo, le persone dovranno posizionarsi in dialogo, per cui è un incontro, un invito all'incontro. Spero che funzioni in questo senso.